Buongiorno, stai guardando Gold News sul canale GIGOS TV. In questo episodio scoprirai come è cambiato il prezzo dell'oro negli ultimi 30 anni, quali eventi economici e geopolitici hanno influenzato il prezzo del metallo prezioso, cosa aspettarsi dall'oro in futuro. Non dimenticare di premere mi piace e di iscriverti. Nel 1994 il prezzo dell'oro oscillava intorno ai $385. Quest'anno, 30 anni dopo, il prezzo di un'uncia del metallo prezioso ha quasi raggiunto i $2.500, la cifra più alta della storia. Vediamo come è cambiato il prezzo dell'oro negli ultimi 3 decenni. 1994-1999. Negli ultimi 5 anni del XX secolo, il prezzo dell'oro è stato relativamente stabile, anche se ha registrato un leggero calo. Il 26 agosto 1999, il prezzo del metallo prezioso ha raggiunto il livello più basso degli ultimi 30 anni, circa $252 l'oncia. Questo calo fu causato dalle condizioni economiche che spinsero le banche centrali a vendere le loro riserve d'oro. 2000-2005. I prezzi dell'oro iniziarono a salire rapidamente. Il motivo? La tragedia dell'11 settembre 2001 e i successivi conflitti in Afghanistan e Iraq, che hanno causato incertezza a livello globale. In questo periodo si verificò anche la bolla delle dot-com. Le tensioni economiche e geopolitiche hanno portato a un aumento dei prezzi dell'oro da $280 l'oncia nel 2000 a oltre $500 alla fine del 2005. 2006-2011, la Grande Recessione. La crisi finanziaria globale ha causato un aumento significativo del prezzo del metallo prezioso. Durante la recessione, gli investitori privati hanno cercato beni rifugio, rivolgendosi naturalmente all'oro. Allo stesso modo, le banche centrali di vari paesi hanno fatto lo stesso. A proposito, puoi scoprire perché le banche centrali considerano l'oro un bene affidabile nel video suggerito qui sopra. Già il 5 settembre 2011 il prezzo del metallo nobile ha raggiunto il massimo storico di oltre $1.901 l'oncia. 2012-2015, ripresa post-crisi. In questi anni, l'interesse degli investitori per il metallo nobile è diminuito in modo significativo. Dopo aver raggiunto un picco nel 2011, il prezzo dell'oro ha iniziato a scendere, raggiungendo un minimo di circa $1.053 l'oncia il 2 dicembre 2015. Ciò è avvenuto in un contesto di rafforzamento del dollaro dovuto all'inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve System statunitense. 2016-2019. Rinascita. I prezzi dell'oro hanno ricominciato a salire, raggiungendo i $1.517 l'oncia alla fine del 2019. Questo è stato determinato dall'instabilità economica in Cina e dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea Brexit. Gli investitori hanno continuato a cercare beni sicuri in tempi di incertezza e quindi hanno scelto l'oro. Con l'aumento della domanda, è aumentato anche il prezzo. 2020, oggi. Il periodo di tempo iniziato nel 2020 e proseguito fino ad oggi è il periodo di crescita dei prezzi del metallo nobile più attivo degli ultimi 30 anni. In meno di 4 anni, il prezzo di un'oncia d'oro è aumentato di oltre il 60%. Le ragioni sono molteplici. La pandemia di Covid-19 e la conseguente recessione, le varie crisi bancarie, gli alti tassi di interesse in alcuni paesi, la caduta del tasso di cambio del dollaro, i conflitti geopolitici. Questi eventi hanno aumentato in modo significativo la domanda di oro da parte degli investitori privati e delle banche centrali. A proposito, abbiamo già parlato di 4 fattori principali che hanno influenzato l'evoluzione del mercato dell'oro negli ultimi 30 anni. Puoi saperne di più cliccando sul video nell'angolo superiore dello schermo. Come si comporterà l'oro nei prossimi 30 anni?
Un dato interessante: se il prezzo dell'oro continuerà a crescere allo stesso ritmo degli ultimi 30 anni, nel 2054 un'oncia del nobile metallo varrà più di $14.000. Questa ipotesi può sembrare eccessivamente ottimistica. In ogni caso, 30 anni fa pochi pensavano che il prezzo di un'oncia sarebbe aumentato di oltre 6 volte. Tuttavia, una cosa può essere detta con certezza al 100%: l'investimento a lungo termine nell'oro è sempre un passo ragionevole e giustificato. Hai guardato Gold News sul canale GIGOS TV? Non dimenticare di iscriverti e di premere mi piace per non perdere i prossimi video. Torneremo presto con nuovi contenuti utili. Alla prossima!